Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo contenuto. Situazione in casa Napoli, ci sono delle cose che volevo condividere con voi, appunto sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti dove ci divertiamo a confrontarci come sempre. Situazione Juan Jesus che è stato messo in discussione ed è stato insultato di brutto sui propri social, ha dovuto disattivare i commenti perché gli è stata addirittura augurata la morte per l'errore che ha fatto contro il Cagliari. Ci arriviamo e vi dico la mia su questa situazione. Ci sono delle dichiarazioni di Jugeli che torna a parlare in base al suo assistito Kvaratskhelia, lo sapevamo che qualcosa sarebbe uscito dopo la seconda sostituzione, eccetera, eccetera. E appunto ci sono delle novità di formazione, soprattutto sulla linea difensiva per quanto riguarda Sassuolo-Napoli, che si giocherà domani. Ma andiamo per gradi ed esaminiamo tutte le situazioni. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e per chi è nuovo e passa sotto questo video per la prima volta, nel caso volete iscrivervi al canale, non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche, che resta un passo fondamentale per appunto non perdersi nessun contenuto che viene caricato. Detto questo, partiamo dalla situazione Juan Jesus, dalla quale io mi dissocio totalmente, non mi dissocio dall'esaminare il gol, l'errore di Juan Jesus, l'abbiamo fatto anche nel video di ieri, per chi non l'ha visto lo può recuperare tra gli ultimi caricamenti. Abbiamo analizzato il perché abbiamo preso il gol. C'è una linea difensiva che prima che parta quel pallone dalla metà campo del Cagliari è già a ridosso della propria area di rigore, ed è una posizione totalmente sbagliata perché dovevi stare più sopra o con la linea più alta per tenere lontani poi gli attaccanti del Cagliari. Situazione che si poteva leggere, il Cagliari è una squadra che ha recuperato tantissime partite nei minuti di recupero, non la si è letta, ovviamente resta l'errore di Juan Jesus, ma c'è un concorso di colpa in tutta l'azione. Siamo troppo dietro, il portiere poteva uscire su quel pallone, ma non sto facendo appunto la croce a Meret, che comunque se si trova una linea di difesa arretrata e lui fa qualche passo indietro, fa qualche passo avanti, c'è insicurezza sicuramente, ma certamente non puoi andare a centrocampo e scavalchi la linea difensiva. Se si è arretrati troppo, ovviamente il portiere deve restare sulla linea di porta. Poi c'erano quattro, diciamo, difensori del Napoli schierati e nessuno si sarebbe aspettato quella dormita. L'errore di Juan Jesus c'è, ma metterlo appunto in croce come è stato fatto, assolutamente no. Io mi auguro che chi ha scritto quei commenti obbrobriosi sotto al posto di Juan Jesus e sui social del calciatore non abbia più di 25 anni, perché altrimenti diventa un qualcosa di inaspettato, perché io me lo posso aspettare, sai, da ragazzi che comunque non hanno vissuto un decorso Napoli anche nel passato, quindi in determinate situazioni così si scagliano contro il calciatore a spada tratta. Lo potrei anche capire, anche se non nella totalità della situazione, però mi auguro che non siano poi persone navigate, persone di una certa età a fare determinate cose. Massimo appoggio a Juan Jesus, che è l'unico quest'anno che non ha detto una parola fuori posto, mai un mal di pancia, si è fatto trovare pronto perché è stato ovviamente schierato come difensore centrale titolare. Ovviamente decisioni tecniche di chi si è seduto sulla panchina, non sto qua a sindacare perché io che Juan Jesus o perché no, loro sanno. Ovviamente si poteva sapere però che avendo fatto una partita intera contro il Barcellona, non sfigurando nemmeno perché Juan Jesus è stato anche tra i migliori in campo mercoledì, non te li portava avanti 90 minuti con il Cagliari e qualche errore di valutazione o una perdita di lucidità poteva succedere. Detto questo, archiviamo questa situazione e dal mio punto di vista do il massimo sostegno a Juan Jesus, perché comunque si può criticare un calciatore ma non in questi termini. Detto ciò, ci sono due cose per quanto riguarda la stampa partenopea e non, che appena il Napoli diventa vulnerabile, e per vulnerabilità parlo partite perse, prestazioni che non arrivano, problemi di spogliatoio, eccetera, eccetera, che vengono fuori, e la stampa non perde nemmeno un secondo
per potersi scagliare contro il Napoli o sparare cazzate dalla mattina alla sera per quanto riguarda il fan allenatori, procuratori, eccetera. Infatti c'è una notizia di Giordano che riferisce: ora in poll per la panchina azzurra c'è Farioli. Noi abbiamo preso Calzone 3 giorni fa e si ritorna con questo toto allenatori dove alla fine poi non c'è niente di serio. Torna Farioli, ha sottolineato il giornalista. Ricordiamo che il nome Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza, è stato accostato al Napoli per la prima stagione per la prossima stagione dalla nostra redazione già qualche settimana fa. Farioli, classe 89, è stato fino ad ora un ottimo protagonista in terra francese, eccetera, eccetera. Il Napoli sta disputando una stagione a dir poco complicata. Aurelio De Laurentiis ha già cambiato 3 allenatori. Il presidente ha provato a prendere Antonio Conte a più riprese, ma senza riuscirci. L'accordo nei mesi scorsi per Conte era di 28 milioni netti per 3 anni e mezzo. Ritorniamo sempre con le stesse notizie che portano gli stessi contenuti, al limite cambiando qualche parola, ma fatte secondo me solamente per destabilizzare un ambiente che già fa acqua da tante le parti, che altro. Per me l'allenatore c'è, la programmazione c'è, non c'è, stiamo campando alla giornata e cerchiamo di non soffermarci su queste determinate situazioni perché possono portare solo via energie che non servono, energie da impiegare in questo finale di campionato. Abbiamo trovato anche delle dichiarazioni di Jukeli sulla situazione Quara. Allora, 6 gol e 5 assist in 33 partite. Kvaratskhelia non sta ripetendo la stagione da MVP del campionato scorso, ma i suoi numeri restano abbastanza positivi. Allora, se positivi per un esterno d'attacco in 33 partite sono 6 gol e 5 assist, allora abbiamo criticato Lozano per diciamo i numeri che ha portato a Napoli durante tutto il percorso appunto sulla nostra panchina e con i nostri colori, e adesso invece 6 gol e 5 assist sembrano tantissimi. Per me in 33 partite restano pochi, ma non sto criticando Quara, critico chi scrive queste cazzate. E proprio in questa estate le sirene del mercato continueranno a risuonare. Il talento georgiano è stato accostato nelle ultime settimane a Barcellona e Paris Saint-Germain. Sul tema si è espresso il suo procuratore Mamuka Jukeli, intervenuto ai microfoni dei colleghi russi di Championat.com. Colleghi russi, attenzione. Barcellona e Paris Saint-Germain. Naturalmente per Quiscia ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo. Guardatelo. Come potrebbe essere possibile non avere questo tipo di proposte? A maggio tutto sarà chiaro. Io mi auguro che invece di maggio sarà tutto chiaro prima della fine del campionato, caro Jukeli, perché poi se vi fate uscire queste cose da bocca, portate offerte o non offerte e chiarite la situazione, perché altrimenti ne va solo la salute del Napoli, cosa che non vogliamo. Quindi aprite bocca quando siete sicuri di determinate situazioni, perché altrimenti non serve praticamente a niente. Detto questo, la situazione formazioni vigilia di Sassuolo-Napoli, recupero della 21esima giornata. Francesco Calzona è orientato a cambiare il pacchetto difensivo della squadra azzurra. Ci saranno 3 cambi rispetto alla gara contro il Cagliari, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. A destra la linea difensiva del 4-3-3 che Ciccio Calzone esibirà anche domani da copione tornerà Di Lorenzo al posto di Mazzocchi dopo il turno di squalifica e la giornata trascorsa da tifoso nella trasferta di Cagliari in tribuna. Linea difensiva che si comporrà, almeno a quanto leggiamo, dovrebbe riposare Juan Jesus, quindi Rachmani, uno tra Nathan e Ostigard, e dovrebbe giocare Olivera, ma c'è un ballottaggio con Mario Rui, quindi Di Lorenzo, Rachmani, Nathan Ostigard, Mario Rui, Olivera. Ci sono ancora questi ballottaggi e queste indecisioni, vedremo poi se nel corso della giornata o a ridosso del match domani mattina ne sapremo di più. Fatto è che si andrà a intervenire sulla linea difensiva. Speriamo, perché Juan Jesus deve riposare in primis, non le può giocare tutte ed è stato preso come quarto, addirittura quinto centrale, va a finire. Quindi non possiamo assolutamente sindacare l'operato del calciatore perché ci sono delle attenuanti non da poco,
e quindi si interverrà su questa linea di difesa. Non si parla di cambi a centrocampo o cambi nella linea offensiva, io mi auguro che si facciano le scelte giuste. E poi torno un attimo sul possibile mal di pancia Quara. L'anno scorso è stato sostituito ugualmente, non è che non è stato sostituito o le ha giocate tutte quante per 90 minuti, ma tutto ciò e tutto questo ambaradan che si monta ogni volta non succedeva. Perché? Ci arrivo perché l'ho sempre detto sul canale, nelle annate che il Napoli ha fatto, dove il Napoli è riuscito a stare a ridosso delle prime, 2017-2018 con Sarri, la stessa annata di Mazzarri dove arriviamo secondi, l'anno dello scudetto, hanno tutte quante una piccola similitudine, ovvero il Napoli a livello mediatico non è mai stato vulnerabile. E per vulnerabilità parlo di prestazioni in campo, dichiarazioni oltre campo, procuratori tenuti a bada nel dire stronzate e sparare cazzate durante tutto un anno calcistico, cose che dal mio personale punto di vista, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, vanno ad interferire ed influire sull'andamento della squadra per quanto riguarda il campionato da svolgere. È inevitabile, soprattutto con l'avvento dei social dove è tutto sotto mano, il calciatore può leggere tranquillamente ciò che sto leggendo io adesso, anche prima di entrare in campo, quindi uh, bisogna migliorare nell'essere poco vulnerabili nei confronti della stampa, oppure bisognerebbe dare schiaffi morali sul campo, cosa che al momento resta molto difficile viste le prestazioni del Napoli, però più rendi sul campo e meno adito dai appunto a chi scrive notizie eccetera eccetera e cazzate di influire sull'aspetto mentale, ecco, di squadra, calciatori, allenatore e tutto il gruppo Napoli. Detto questo, io mi auguro ovviamente, come sempre, cerchiamo di restare positivi e sperare di far 3 punti col Sassuolo, perché la classifica rispetto a ieri, e facciamo questa considerazione per quanto riguarda la giornata di Serie A che è finita, la classifica non è troppo proibitiva, anche se difficile da appunto scardinare, però il Napoli vincendo la partita di domani si porterebbe a 40 punti, pari punti con la Lazio, un punto dalla Fiorentina settima e 6 a 4 punti dalla Conference che appunto occupa la Roma, questo sesto posto. L'Atalanta giocherà con l'Inter domani sera e noi domani alle 18, quindi nel caso l'Inter dovesse battere l'Atalanta, cosa che potrebbe succedere anche se la vedo complicata, perché l'Atalanta nella partita di andata ha dato filo da torcere all'Inter per tutto il match, manca Cialanoglu ai nerazzurri, perdita importante per quanto mi riguarda, tempi di gioco eccetera, però se l'Atalanta dovesse steccare con l'Inter e perdere la partita o al limite un pareggio si porterebbe a 47, tu sei a 40, sei a 7 punti da un'Atalanta quinta, dove potrebbe appunto configurarsi quella situazione della Champions possibile per il ranking europeo, che ci consegnerebbe anche il quinto posto per il possibile passaggio alla Champions. Vai a 7 punti dall'Atalanta, c'è uno scontro diretto da giocare e l'Atalanta ha anche il Bologna, poi Milan e Bologna in successione, se non erro, Inter, Milan e Bologna. Qualche altro punto lo potrebbe perdere. Ovviamente il Napoli deve vincere le partite. Sto parlando a risultati poi acquisiti dal nostro Napoli. Nel caso Stecchi, ulteriormente, la smettiamo di fare calcoli, perché poi illuderci non serve praticamente a niente. Scusate, non serve praticamente a niente. Quindi noi facciamo questi 3 punti col Sassuolo, perché questa partita che abbiamo in meno conta e non poco. Ci portiamo a 40 con la Lazio e poi di giornata in giornata cerchiamo di rosicchiare. È vero che hai Sassuolo, hai la Juve, hai il Torino, poi
arriverà il Barcellona, l'Inter e la stessa Atalanta dopo il Barça, se non erro. Cammino difficilissimo. Trovate la quadra, cari ragazzi, perché state facendo solo brutte figure e a noi non va più bene. Detto questo, sempre Forza Napoli, mi dispiace per essermi dilungato forse un tantino troppo, ma era doveroso condividere queste notizie con voi e confrontarmi appunto sul canale. Sempre Forza Napoli, ciao!